Una ricetta d'arresto in fragranza di reato, ricetta di sostanza e di panza. La pasta alla carcerata. Si parte con il reato minore di una cipolla. La tagliamo fina e forse la facciamo franca. Passiamo all'onesto prezzemolo. Non ci metterà mai nei guai, anzi, con la sua freschezza alleggerisce la pena. Lo mettiamo da parte per la cauzione sul piatto. Ora iniziano i guai seri. 3 belle salsicce. Sono la nostra aggravante. Toglierne la pelle non ammorbidirà la sentenza. Solo la digestione. La sbricioliamo per bene e la mettiamo da parte. Siamo pronti a commettere il crimine allora. Partiamo cuocendo i rigatoni. Nel frattempo, in una padella scaldiamo 4 cucchiai d'olio d'oliva. Rilasciamo la cipolla sequestrata in precedenza. La facciamo sfrigolare per bene. Segue la salsiccia sbriciolata. A questo punto il danno è fatto. Vediamo le porte del carcere spalancarsi dinanzi a noi. Tanto vale farla sfrigolare la salsiccia, farla urlare per bene e quindi darle pure fuoco. Bruciamo le evidenze. Mentre questa si strazia in padella e le panze languono, confessiamo il reato di non conoscere l'origine di questo meraviglioso piatto. Scagliate il vostro commento se avete una fonte certa o una storia corroborata sull'origine e il nome di questa stravaganza. Per le fiamme si va di brandy. Cognac se vogliamo andare di lusso alla Lupin. Ma che meraviglia! Una cucina infernale, peccaminosa, criminale. Speriamo che le nostre carceri siano quelle del Piranesi e non di San Vittore. Ora si aggiunge la nota granguignolesca con il pomodoro. Seguita forse dal reato più grave, la panna cascata. Si va sul pesante. Il profumo che abbiamo nella cucina di piatto è come un taser. Siamo bloccati in una morsa di fame atavica, con la bocca socchiusa e grondante. Una giustatina di sale, di pepe, la pasta cicchiara. Uniamo i reati. Sentite quel rumorino? No,
Non è il vostro stomaco che si contorce alla voglia di questo piatto criminale. Parlo del rumore della crema meravigliosa che si è formata. E se questo non basta, allora spegniamo e facciamo piovere del parmigiano. Abbondante, torrenziale. I domiciliari possiamo pure scordarceli. Comunque il prezzemolo lo mettiamo lo stesso. Ci sta d'amore. Guarda qua che roba. Vai a trovare un avvocato che ti possa salvare. In bocca al lupo. Mentre questo rigatone va in bocca alla nostra chef. E tra un'arancia e un'ora d'aria non dimenticare di iscriverti a Piatto, di cliccare mi piace e di farci sapere nei commenti che ne pensi di questa ricetta.